Oh, eccoci qua con una nuova ricetta. Che cosa vi ho preparato oggi? Possiamo chiamarla pita, possiamo chiamarlo pane arabo. È il famoso pane da fare in padella, con un profumo eccezionale dove siamo andati ad aggiungere dei sapori medio orientali. Morbidissimo, e ora andiamo subito a vedere come fare. Dunque, le dosi qui riferite sono per 100 g di farina. Ci andremo ad aggiungere 60 ml di acqua, un paio di grammi di sale, un 20 ml di olio, buonissimo l'olio d'oliva ma anche di girasole, un cucchiaino di cumino per i sapori medio orientali e per dare colore anche un cucchiaino di curcuma. L'acqua la andremo a scaldare, sì, avete capito bene, la portiamo a 70-80 gradi, un po' sotto la bollitura, perché ammorbidirà il tutto. Ora andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti insieme, diamo una rapida mescolata, ovviamente l'olio, e quando sarà calda l'acqua la aggiungiamo. Avrete sicuramente notato che non abbiamo aggiunto lievito. Dunque questo cosa vuol dire? Che una volta impastato il tutto potremmo lasciar riposare solamente un 15-20 minuti il nostro impasto coperto e saremo già pronti per andare a formare le nostre palline per poi cuocere in padella. E intanto che aspettiamo i 20 minuti, iscrivetevi al canale. Possiamo andare a stendere la nostra pasta. In questo caso, avendo usato 100-120 grammi di farina, verranno fuori circa 4 panetti. Andiamo ora a riformare delle palline, perché poi ci servirà il mattarello. E dovremo stendere veramente fine. Dovremo arrivare quasi al limite del foglio di carta, diciamo non più comunque di 1 millimetro. Una volta fatte tutte possiamo dare anche una forma per farcela stare bene nella padella. Ovviamente poi gli scarti non andranno buttati, ma potremo cuocere anche quelli. Una volta fatti tutti i nostri dischi, mettiamo sul fuoco una padella in ferro o comunque che conduca bene il calore. Dovrà essere veramente calda, perché verrà lasciata pochissimo, sicuramente meno di 1 minuto. Ogni tanto possiamo controllare, appena vedremo un po' di colore da una parte, la giriamo, facciamo lo stesso dall'altra parte. E per fare in modo che rimanga ben morbida, ecco il segreto: stendiamo un po' d'acqua sul nostro pane leggermente e una volta cotto lo andiamo a mettere subito su un piatto e poi chiuso in un sacchetto di plastica. Così, mentre si raffredda e il vapore che fuoriesce tenderà a tenerlo morbido, e ripetiamo l'operazione per tutti i nostri pani. E come detto in precedenza, gli avanzi di sicuro non li buttiamo, andiamo a cuocere anche quelli. Eccola come si presenta, sempre pronta da utilizzare, da portare in tavola, morbidissima, un profumo di Medio Oriente. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima.